Dal ritorno alle Lemuria il potere della scelta di Silvia Crisci. Le sale di guarigione lemuriane. Molte persone mi chiedono di cosa si tratta, ma non è così semplice spiegarlo. Per quanto mi riguarda, è un luogo vibrazionale nel quale mi reco spesso sia per me stessa che per aiutare altre persone da un punto di vista sottile e molto profondo. Seth, che vive nella Nuova Lemuria, mi ha condotta tempo fa in questo luogo per la prima volta e durante questa visita, se così possiamo chiamarla, mi ha svelato il potere di guarigione dell'energia che vibra in questa sala. In realtà esiste più di una sala. Ognuna ha una sua forma geometrica e colori specifici che ne caratterizzano la funzione. A partire dalla mia prima visita, ho deciso di non attivare il mentale e quindi ho preferito non chiedere informazioni più dettagliate sulla funzione di ogni specifica sala. Preferisco affidarmi alla sensazione del cuore, che percepisce la qualità dell'energia presente, e soprattutto lascio che Seth e tutti gli esseri di luce che si presentano ogni volta agiscano come ritengono opportuno. Talvolta si presenta anche Adama, l'arcangelo Michele, così come altri maestri ascesi, oppure qualcuno dei miei assistenti di cui vi ho già accennato nei primi capitoli. Non mi chiedo mai il perché della presenza di uno di loro piuttosto che di un altro. Mi pongo in uno stato di accoglienza e ricevo semplicemente ciò che mi viene donato. Dopo qualche istante comincio a ricevere informazioni utili alla persona che mi ha chiesto aiuto, oppure a me stessa se mi ci sono recata per motivi personali, e queste informazioni giungono come pensieri o immagini, talvolta entrambi. Quel che è certo è che dopo una visita, a volte più di una a seconda della richiesta, tutto si muove e cominciano ad arrivare informazioni, intuizioni, nuovi stati d'animo, sogni particolari e incontri sincronici a conferma del lavoro svolto in sala. Ma preferirei lasciare la parola a Seth, che è più bravo di me a spiegare. La funzione delle sale di guarigione. Le sale di guarigione sono sale specifiche, al di là dei templi di Telos che già conoscete. In questo caso non si tratta di templi in cui celebrare anche eventi o cerimonie, ma specificatamente di luoghi vibrazionali creati appositamente per la guarigione spirituale. In queste sale è possibile recarsi individualmente oppure in gruppo. Ogni partecipante riceverà ogni volta ciò di cui ha bisogno per progredire nel proprio cammino spirituale, con l'intento di elevare la coscienza. Mi spiego meglio. La sala di guarigione non è un luogo dove esaudire qualsiasi vostro desiderio, bensì una possibilità di comprendere meglio ciò che si muove dietro al problema per il quale chiedete guarigione. Otterrete informazioni utili provenienti dalla Akasha e potrete attingere alle registrazioni di azioni, scelte e decisioni prese durante ognuna delle vostre incarnazioni, così come a quanto deciso in fase di programmazione prenatale. Spesso in quella fase, cioè quel lasso di tempo non tempo, in cui una parte della vostra superanima tende ad incarnarsi nuovamente, si decide insieme ad esseri più evoluti in quale epoca, famiglia, nazione, città e così via si svolgerà la nuova vita. Si decidono altresì i ruoli delle anime che faranno parte della vostra nuova famiglia terrestre e si stringono accordi, contratti e patti che dovranno essere rispettati quando durante la vostra vita dovessero verificarsi determinate condizioni oppure per tutta la durata dell'incarnazione. Questo ovviamente non avviene per capriccio né per divertimento, ma per uno scopo evolutivo che riguarda sempre tutte le anime coinvolte. Durante la visita nella sala lemuriana può accadere che vengano sciolti accordi e contratti, ma solo quando è possibile,
ovvero la funzione del contratto è completata, le anime legate dall'accordo hanno integrato l'insegnamento, oppure pagato il debito e riscosso il credito, quindi hanno onorato il contratto. In questo caso l'accordo si scioglie in automatico, ma è importante che il richiedente venga a conoscenza dei termini dell'accordo. L'insegnamento non è stato integrato da entrambe le parti, ma una delle due abusa dei termini del contratto, o meglio la sua personalità sta approfittando del contratto per esercitare il proprio potere sull'altra anima, che non può sottrarsi proprio in virtù del patto vigente. In questo caso la vittima si è risvegliata, sta evolvendo e ha compreso che qualcosa a livello sottile le impedisce di esercitare il proprio potere, mentre il carnefice è una personalità molto distante dall'anima e non ha alcuna consapevolezza delle conseguenze del suo agire. Oltre a questo, nella sala ci si occupa di pulizia del campo energetico, trasmutazione di emozioni molto condizionanti ed ogni altro tipo di aiuto che è possibile fornire alla persona anima in questione. Al momento non è necessario scendere troppo nel dettaglio, anche perché ogni anima si presenta con una personale situazione e noi interverremo sempre nel modo più opportuno. Lascio la parola ad Adama che ha chiarimenti da comunicarvi. Messaggio di Adama. La spiegazione di Set è stata molto tecnica e focalizzata su uno dei tanti aspetti rispetto ai quali potrete ottenere il nostro aiuto durante le vostre visite nelle sale. Tengo a precisare che gli esseri presenti in sala non sono necessariamente solo lemuriani. Spesso infatti si presentano angeli o rappresentanti di altre civiltà molto evolute, desiderose di mettersi al servizio di chiunque ne abbia bisogno. Vi raccomandiamo di recarvi presso le nostre sale ogni volta che vorrete. Non sempre otterrete ciò che desiderate, ovvero il risultato, ma sicuramente riceverete tutti gli strumenti per poter comprendere l'origine del vostro problema e agire su di essa, perché questa è la vera guarigione. So che molti di voi non si ritengono in grado, ma io vi dico che nessuno di noi negherà mai risposta alla richiesta proveniente da un cuore puro. Manifestate dunque la vostra intenzione e state certi che qualcosa accadrà, anche se il giorno dopo non ricorderete alcun dettaglio del vostro viaggio. Quanto sto dicendo vale anche nel caso in cui, assistiti da Silvia, non doveste riuscire a visualizzare la sala e gli esseri di luce presenti. Non vi preoccupate, tutto accade comunque e ne riceverete conferma da quel momento in poi. Ognuno di voi si trova ad un certo punto del percorso verso la quinta dimensione e per questo ha raggiunto un livello differente di sensibilità e percezione.